Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Annalisa dei tempi del 2013, un live che mi avete richiesto voi. Andiamo subito ad ascoltare Alice e il blu. Alice nella stanza chiusa restava senza sorridere più. Le sembrava mancare da sempre qualcosa per sentirsi speciale. Il ragazzo dagli occhi di perla indagava senza capire perché. Così un giorno le disse dritto negli occhi: dimmi che posso fare. Guarda nel blu e arriva lassù e portami un grammo di nuvole. Lui mise due ali sotto le mani, tornerò con quello che vuoi tu. La città si fece piccola in fondo agli occhi suoi blu. Lei restò immobile a guardare dalla finestra sola con un gatto blu. Alice. Ok, questa prima parte, voce coerente, pazzesca all'intonazione di questa ragazza, estremamente intonata, estremamente precisa nei suoni. Questo modo di cantare un po' diverso da quello che ascoltiamo oggi di Annalisa, dove ha fatto una crescita anche di carriera artistica e l'ha un po' personalizzata ancora di più. Qui siamo ancora all'inizio, credo, della sua carriera, dove la voce è molto cristallina, molto precisa, molto morbida, molto bella, anche molto gradevole. Chiaramente anche adesso nella sua crescita artistica sta dando tantissimo ed è giusto che ci sia questa ricerca del suono diverso, della sperimentazione di suoni diversi, perché fa parte proprio dell'evoluzione di un artista. Lo vediamo in tantissimi artisti, come può essere Elisa. Giorgia ha fatto un cambiamento pazzesco nella voce e lei appunto parte con questa voce cristallina, precisissima, molto piazzata e uguale in tutti i suoi aspetti, come se appunto fosse proprio inglobata in una palla che gira sempre uguale, su e giù, anche negli alti, nei bassi. Non dà una dinamica, è ben piazzata e ben davanti, molto tecnica. Alcuni punti voluti comunque, perché lei potrebbe tranquillamente arrivare dove vuole senza variare, diciamo, questa timbrica. Passa a questo falsetto soffiato che abbiamo incontrato in un paio di punti all'interno del ritornello, e questo lo fa sicuramente per dare un po' di dinamica e anche un po' di movimento. Molto bella la canzone, molto particolare anche il testo, ovviamente un po' meno commerciale dei testi e delle tematiche che adesso porta all'interno dei suoi brani, però veramente interessante. Andiamo avanti. Alice non era ancora felice, voleva ancora di più. Il ragazzo dagli occhi di perla le disse: cos'altro potrei fare? Qui, a parte appunto questi dettagli della sua voce, dove porta la voce molto alta e schiacciata apposta in alcuni punti, forse non ho detto nella parte prima, che è il dettaglio che lei mette, fare, questa cosa io la faccio molto diversa da lei, perché ovviamente ha una timbrica diversa, l'ho un po' esasperata, ma per far sentire fare questi punti dove ha anche questo piccolo gap mancante apposta per dare questo senso un po' anche particolare della voce. Invece all'inizio della seconda strofa vediamo un abbassamento della laringe per dare questo piccolo tocco che possiamo riascoltare insieme. Non era ancora Felice, questo ha un abbassamento un po' della laringe, e poi voleva ancora di più. torna normale, quindi su giù. Questo dà questo
certo tipo anche di suono che sentite in lei. Ragazzo dagli occhi di perla le disse: cos'altro potrei fare? Ok, qui ha aggiunto solo un piccolo fry all'inizio proprio della parola per dare un po' di vicinanza anche alla parola. Guarda più in alto e arriva lassù e portami un pezzo di blu. Poi lui la guardò, le disse: va bene, tornerò con quello che vuoi tu. Ecco, qui c'è stato un piccolo momento in cui ho sentito il timbro quasi di Giorgia sulle O, per esempio. Sentite come passa da questo suono schiacciato che abbiamo visto prima, molto frontale, molto schiacciato, a un suono più morbido, più naturale. Vi faccio risentire questo passaggio. Bene, tornerò con quello che vuoi tu. Su questo tornerò con quello, mi ricordo molto il timbro di Giorgia, ha delle sfumature simili. Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Città si fece piccola, in fondo agli occhi suoi blu. Lei restò immobile a guardare dalla finestra sola con un gatto Suoni nasalizzati in questa apertura, comunque un po' schiacciati e portati proprio nella sua particolarità del suono, anche se avrebbe la particolarità e la tecnica di poterli anche aprire. Alice sorrise, ma solo un minuto, poi tutto tornò come prima. Manca sempre un minuto, un sorriso infinito, potrebbe accadere anche a te. E qui torna morbida, con un falsetto soffiato, ma meno schiacciato come suono. La città si fece piccola, in fondo agli occhi suoi blu. Goodbye, mia dolce meraviglia, io volo più in alto del blu. Lei restò per sempre lì a guardare dalla finestra sola con un gatto Questa U non è coerente in tutto il suo aspetto, parte molto schiacciata e poi switcha in M2, spesso anche verticale piuttosto che orizzontale. Un po' verticale e anche un passaggio, come dire, un po' al limite della U per poi passare ai suoni. Quindi anche alla fine non lo fa morbidissimo, ma lo fa con questo passaggio un po' che si percepisce e si sente nel passaggio. Voce spettacolare anche la sua, giovane ancora, sicuramente all'altezza delle grandi cantanti italiane. Speriamo che possa fare molta carriera ancora, perché ha una voce che merita veramente di essere ascoltata. Tra l'altro, nonostante dei dettagli simili magari a altre cantanti molto tecniche come può essere Giorgia, lei mantiene molto stretto questo timbro che la caratterizza e che quando la senti la riconosci. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, oppure proponimi video come questo anche attraverso i social. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!